Ciao caro amico pescatore e benvenuto a sostituiamo il Knob al nuovo Nasky 500. Allora, questa è una di quelle cose che faccio su tutti i miei Nasky, su tutti i miei mulinelli quindi, perché a me la manetta T piace ma non così tanto. Poi siccome mi sono abituato ad utilizzare quella tonda, quindi il knob, quello classico circolare, diciamo che voglio mantenere quel feeling lì. Tanto lui è l'ultimo arrivato e questo lo andiamo a sostituire con un bel knob. Questo è il knob di Gomexus con i soliti colori silver e nero e direi che ci sta molto bene. Quindi iniziamo intanto a darci un occhio. Ci siamo anche già premuniti dello schema, che è questo qui. Si trova ovviamente qua dentro nelle istruzioni, però intanto volevo darci un po', ecco le istruzioni che sono state fuori, volevo darci un po' un occhio. Quindi dai, direi che è il suo. Direi che... Cavolo, forse mi hanno mandato quello più grosso. Non lo so, mi fa un po' strano. Beh, lì è grosso. Ma è grosso esagerato, cavolo. Mannaggia. Cioè, questo mi sbilancia la combo a sinistra, è più grosso del mulinello. Che cavolo. Dai, sto scherzando. Ho preso anche la versione piccolina. Questa è per il 4000. Non ho resistito a fare questa gag. Ah 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 ah. Che bello fare le gag. Rimettiamolo a posto questo. Questo non è sul 4000 solo per un motivo, perché non ci va sul 4000. Devo inventarmi qualcosa per sistemare. Niente, lasciamo perdere. Non ci va, maledizione. Mi inventerò qualcosa. Questo è il 47 mm di diametro, questo è il 35. E questo ci deve andare, perché se non ci va, faccio detonare tutto. Allora, intanto, vediamo un po'. Sarà meglio? È il suo, è il suo, è il suo. Come faccio a farvi capire che è il suo? Bello, bello, bello forte. Bello forte. Allora, intanto lo apriamo. Qua davanti a me, fuori campo, ho una miriade di attrezzi, soprattutto i cacciaviti a punta piatta, a punta corta, microbi, grandi, medi e quant'altro. Perché non so mai quello che mi serve. Qui abbiamo le istruzioni, che ovviamente riportano, voglio ben vedere esattamente lo schema che è qua sopra, quindi per Shimano e per Daiwa, diamo giusto un occhio che siano gli stessi. Per Shimano in realtà qui c'è una differenza, ma vabbè. Comunque, noi guarda, ci utilizziamo questo qua, noi ci utilizziamo quello che ci ha fornito. Anche perché magari questa immagine qua che ho preso magari è di una qualche versione di Daiwa, ma chi lo sa. Comunque, Shimano, abbiamo il nostro alberino, poi abbiamo uno spessore, washer, poi abbiamo il nostro cuscinetto a sfera, il washer è una guarnizione metallica, poi abbiamo il body, poi abbiamo un secondo cuscinetto a sfera, poi abbiamo la nostra vite e poi la testa. Quindi direi che per non saper leggere né scrivere ci mettiamo paro paro. Ci andiamo a prendere dalla base, vedete ci viene fornito tutto il necessario, tutto l'occorrente e ora andiamo a liberare, niente mi gira molto 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 poco, andiamo a liberare l'alberino, a liberare l'alberino. Come si fa? Uno, senza rovinare nulla, basta semplicemente fare leva, qui sotto abbiamo una sorta di scalino, vediamo se lo riesco a mettere a fuoco. Io adesso ficco qua sotto questo cacciavite,
faccio un minimo di leva e dovrebbe venire semplicemente via. Tac. Fatto. E lo mettiamo via. Poi andiamo a svitare la vite, ovviamente è una vite a più, però possiamo anche utilizzare quello di taglio nella parte libera. Cosa intendo per parte libera? Uno dei due tagli del più è passante da parte a parte della testa in maniera tale che anche un cacciavite piatto, anche un po' più grosso, ci passa. Lo sfiliamo piano piano ed ecco qui la nostra vite col suo grasso qui, e questo è il taglio che ti dicevo. Quindi io di solito quando faccio questo genere di lavori vedo di andare nel modo più ordinato possibile. Quindi stiamo fermi. Noi adesso qui abbiamo 2 cuscinetti a sfera e uno spessore, che è questo qui, che potrebbe essere più o meno comodo. Ora sul 3000 non mi ricordo cosa ho montato. Potrei aver montato tutto o niente. Però di base lui ci dice testa, poi ci dice vite, poi ci dice cuscinetto a sfera, poi abbiamo il corpo, poi abbiamo un secondo cuscinetto a sfera, che è questo qui, e poi abbiamo questa con una X. La X secondo me vuol dire, guarda un po' perché a seconda del modello l'alberino è più o meno diverso. Allora, vediamo se c'è qualcosa da togliere, perché ad esempio sul 4000 e sul 3000 qua c'era una seconda boccola, ma non ne vedo mica. Io qui non vedo nulla neanche di rondelle. Scusa, l'ho fatto fuori inquadratura, ma volevo esserne certo. Quindi iniziamo a vedere cosa succede con una rondella in più. Io preferisco mettere una rondella in più perché in questo modo il taglio interno della parte inferiore del corpo non va a rigare questa parte qua, la tiene un po' più distante. Se ci entra anche un po' di acqua è da lì che va via quando lo si pulisce. Quindi rondella, tanto l'appoggio lo si toglie. Cuscinetto a sfera, poi andiamo a metterci il nostro body e infatti vedi la distanza, secondo me questa qui è quella giusta, perché tiene giusto quel, ma non è neanche mezzo millimetro, sarà neanche un terzo di millimetro, che secondo me fa, io ce la voglio lasciare. Poi mettiamo l'altro cuscinetto a sfera, il più dritto possibile, esatto, è caduto dentro l'alberino e ora facendo un po' di attenzione andiamo a mettere anche la vite dritta per dritta. Ora vedo di farlo un minimo a favore, ma non è importante adesso che tu veda esattamente quello che sto facendo, perché sto avvitando una vite, non è che ti serve il tutorial per avvitare. L'importante è avvitare bene, senza sforzare, in maniera tale che prenda, ed essere sicuri che prenda. Ecco, infatti adesso. Poi io non esagero, cioè una volta che vedo che è stretta me ne sto, né più né meno. Sta ancora ruotando, sta ancora ruotando, sta ancora ruotando. Come puoi vedere, direi operazione perfettamente riuscita. Andiamo adesso a chiudere il knob. È bellissimo quando funziona tutto così. Invece il video del 4000 è durato qualcosa come 27 minuti in cui provo 25.000 versioni diverse e avevo anche un kit di guarnizioni di spessori più o meno grandi. Perfetto. Direi che è il suo. Perfetto. Perfetto. Era anche molto ben ingrassato, quindi non c'è motivo di aggiungere nemmeno una spruzzata dell'olio per armi, che è quello che utilizzo io. Perfetto così. Perfetto così. Ora, guarda, aspetta, faccio un po' di pulizia, così si vede un po' meglio il mulinello finito. Ovviamente
non bisogna assolutamente mai nella vita perdere nulla di tutto ciò che ha qua dentro, mai. Qua chiudiamo. Ah, eccola qua, che sciocco, era rimasta incastrata dentro. Qui vedi c'è questa boccola in teflon che era quasi uscita, che è quella che va sostituita con questo cuscinetto a sfera. Quindi io di solito poi rimetto per bene tutto a posto e questi me li metto via perché sia mai che devo tornare a questa configurazione, che non succederà mai, pensa un po'. Più che altro è utile non perdersi nulla, cioè comunque avere una guarnizione in più, dovesse servirmi su questo, le dimensioni molto 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 probabilmente sono diverse, però insomma non buttiamo via nulla, tanto non è materiale perso, cioè non è un peccato buttarlo. Questo lo lasciamo qua, non ci sta, vabbè. E siamo pronti. Siamo pronti per gustarci il nostro nuovo giocattolino. Via gli attrezzi. Tra l'altro mi sono portato una marea di attrezzi, mi bastava un cacciavite, ma perché sono reduce da quel casino sul 4000. Ah, bellissimo, meraviglioso. Meraviglioso. Ora poi ti farò vedere in azione il piccolino, stiamo fermi, se la cava proprio bene. È un gioiellino. Il modello nuovo merita sicuramente, non ho ancora pensato più di tanto al nuovo Naschi 2025, ma poco mi importa. Può essere anche migliore di questo, ma quello che serve a un molinello da spinning in mare è questo. Questo ha tutto. Anzi, ha fin troppo. Ha fin troppo, perché c'è anche una sciocchissima levetta qua sotto per fare questa cosa qua. Proprio una levetta maledetta questa. Detto questo, ti saluto e seguimi per altri favolosi, mirabolanti aggiornamenti dei miei mulinelli Naschi. Il giorno che riesco a montare questo, proprio sboccio, perché mi ha fatto impazzire. Devo andare in un ferramenta con questo, il mulinello e dire indicatemi il reparto spessori e guarnizioni e cuscinetti a sfera e poi qualcosa invento. Detto questo, ti saluto. Ciao!